Se andate in Piemonte non potete fare a meno di assaggiare i baci di dama, deliziosi dolcetti tipici della tradizione locale. Prepariamoli insieme. Prendiamo un cutter, quindi un robot da cucina munito di lame, e ci mettiamo dentro la farina 00 e il burro tagliato in piccoli cubetti, freddo da frigorifero. Ora facciamo la sabbiatura, ovvero azioniamo la macchina e rendiamo il burro fine come la sabbia. Perfetto, ora uniamo lo zucchero, la farina di nocciole e un pizzico di sale e in ultimo la vaniglia. Ora azioniamo il cutter per compattare gli ingredienti. Mettiamo il composto sul piano di lavoro e lo lavoriamo per compattarlo bene. È un impasto molto friabile, quindi sarà un po' difficile tenerlo insieme, ma è un'operazione che va fatta. Una volta compattato lo avvolgiamo nella pellicola e lo lasciamo riposare in frigorifero per mezz'ora. Ecco il nostro impasto riposato. Adesso dobbiamo pesare dei pezzetti da 6-7 grammi l'uno. Cominciamo a fare le nostre palline. L'impasto, come vi dicevo, è abbastanza friabile. Se dovesse darvi problemi, bagnatevi il palmo della mano con un goccino di acqua e vi aiuterà a tenerlo più insieme. Comunque compattatelo con le mani e poi otteniamo le nostre palline. Perfetto, ho finito la prima teglia di baci di dama e naturalmente devo fare anche la seconda. Una volta terminate tutte e due le porterò in frigorifero per un'ora e poi ci potremo dedicare al ripieno dei baci di dama di cioccolato. Mentre i biscottini stanno raffreddando in frigorifero, noi prepariamo il ripieno dei nostri baci di dama e quindi mettiamo a sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. Vedete? Il cioccolato si sta già sciogliendo. Perfetto, una volta sciolto il cioccolato fondente lo metterò in una sac à poche. Ho messo il cioccolato sciolto dentro la sac à poche e adesso inforno la mia teglia di biscottini in forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 15 minuti. I nostri baci di dama sono cotti, si sono raffreddati e adesso li farciamo. Dobbiamo girarne la metà sulla teglia. Prendiamo il nostro cioccolato e lo spremiamo qua al centro, in questo modo. Lasciate intiepidire un po' il cioccolato, altrimenti sarà troppo liquido e scivolerà via dal biscottino. Ora dobbiamo lasciarlo un po' intiepidire e sarà pronto quando, toccandolo con un dito, non rimarrà appiccicato sul vostro polpastrello. Ho lasciato addensare il cioccolato perché se provate a metterli insieme quando il cioccolato è ancora liquido possono scivolare. Potete aiutarvi in questa operazione mettendo la teglia in frigorifero, così accelererete la cosa. E ora li uniamo in questo modo. Come le labbra di una dama che si chiudono in un bacio. Questa è la romantica origine del nome di questi biscottini. Perfetto, finito la prima teglia, mi dedico anche alla seconda e poi i nostri baci di dama sono pronti per essere gustati. Eleganti e raffinati, i baci di dama sono sempre molto apprezzati sulla tavola. Anch'io non mi tiro indietro perché ne sono follemente innamorata.